Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsa simil bandoliera che avete già intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre, come al solito, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e sotto al primo commento. L'occorrente per questo progetto consiste in una zip perforata, io ho scelto la variante Bordeaux, lunga 25 cm, un ago da lana o tirafettuccia, perché lavoreremo con il ricamo ad ago su rete, una rete, io ho scelto una rete canvas con fori 3 mm, poi andremo a vedere meglio le dimensioni, naturalmente forbici, ago e filo da cucito, uno scampolo di stoffa, cordino Swan Black in 3 varianti nel mio caso, io ho scelto il Bordeaux, il beige e il ruggine, e una tracolla. Io ho scelto una tracolla naturalmente in palette. Passiamo subito al tutorial. Iniziamo il tutorial con il nostro amico foglio, questo per farvi capire come mi sono comportata nel taglio della rete. Sono partita dalla zip, che è lunga 25 cm e larga 6. Ho ipotizzato naturalmente un giro perimetrale di punti e quindi ho aggiunto 1 centimetro sia in lunghezza che in spessore. Mi sono ritrovata quindi in una misura di 26 cm x 7. Ho automaticamente ricavato il fondo perché la parte superiore coincida con il fondo, basta appunto aggiungere 1 centimetro ai 6 della zip ed eccomi trovata con un fondo di 7 cm. 7 cm saranno anche i centimetri che costituiranno la larghezza del laterale, naturalmente, mentre invece per la lunghezza ho deciso di non eccedere troppo la misura della zip e quindi ho aggiunto soltanto 1 centimetro. Di conseguenza vado a tagliare un pannello di rete che sia lungo 26 cm e alto 37 nel mio caso. La misura di 37 cm l'ho ricavata semplicemente stabilendo qual era l'altezza globale che io volevo della mia borsa, 15 cm, e raddoppiandola perché 15 sono del pannello davanti e 15 del pannello dietro. Ai 30 cm, quindi 15 più 15, ho aggiunto i 7 cm del mio fondo. Eccomi quindi arrivata a 37 cm. Primo pannello, quindi corpo borsa 26 cm x 37, laterale corrispondente all'altezza che io voglio complessiva della mia borsa, quindi 15 cm, per una larghezza pari al fondo e alla zip con il giro perimetrale di punti, quindi 7 cm. Inizierò la lavorazione della mia trama con il filato Bordeaux. Lo inserisco nel mio ago e partendo dal primo quadrettino, quindi proprio quello che fa angolo all'estremità, inserisco da sotto, passo in avanti in questo modo e salto 3 quadrettini, compreso quello dal quale mi fuoriesce il cordino. 1, 2 e nel terzo rientro in questo modo. Passerò 2 volte in ogni quadrettino per evitare che si intraveda troppo la rete sottostante, quindi vado a rientrare sempre nello stesso foro e mi reinserisco di nuovo. Ecco fatto. Accertatevi naturalmente che i 2 cordini siano adiacenti l'un l'altro e che non si sovrappongano per un discorso estetico, e poi mi vado ad inserire nel quadretto appresso. Ora vado ad allungare di un quadretto la mia trama, quindi non saranno più 3 ma 4, rientro nel quarto ed eseguo la stessa operazione. Quadretto adiacente. Ora invece i quadrettini da
incorporare nella mia lavorazione saranno 5. 1, 2, 3, 4. Rientro nel quinto. Quadretto adiacente. Salto questa volta 6 quadretti, sempre compreso il quadretto dal quale fuoriesce il mio cordino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro nel sesto. E questa è la prima metà del nostro motivo. Adesso andiamo a decrescere. Quadrettino adiacente, torniamo indietro. Abbiamo fatto 6 quadretti complessivi, tornando indietro, torniamo ai 5. 4, 3, 'Ed ecco completata la prima parte del nostro motivo. Ora dobbiamo proseguire per tutta la riga continuando questa freccia, chiamiamola freccia. L'ultima sezione da 3 ci conta come prima della successiva, quindi adesso non dobbiamo ripetere il blocchetto da 3, ma continuare con quello da 4. È molto semplice perché anche non contando i quadrettini basta veramente guardarli. Vedete che si salta sempre un quadretto. Sono 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3. Così fino alla fine della riga. Al termine della prima riga di lavorazione cambio colore e mi inserisco con il ruggine. Ricomincio da capo, mi riporto quindi all'inizio e mi inserisco esattamente dove finisce il blocchetto da 3 color bordeaux. Da qui conto 6 quadrettini perché dobbiamo andare a riempire tutti questi vuoti. Il segmento formato da 3 quadrettini è quello più ristretto e quindi andrà accompagnato per terminare la sezione da quello più lungo, quindi quello da 6. Partendo da dove ho inserito il mio cordino, conto 6 quadretti. 1, 2, 3, 4, 5. Entro nel sesto. E come sempre raddoppio la mia trama su ogni quadrettino, quindi ripasso negli stessi quadretti. A questo punto mi sono già trovata la riga di fine trama e quindi da questo momento in poi mi basterà semplicemente spostarmi nel quadretto adiacente dove fuoriesce il cordino del colore superiore, quindi sempre dove finisce il cordino. Qui vedete che infatti dove andremo a ripescare il cordino in ogni quadretto passeremo ben 4 volte. Da qui dovrei contare 5 quadretti, sempre compreso il quadretto dal quale mi fuoriesce il cordino. 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete che finisce esattamente nello stesso punto adiacente il primo quadretto, vedete? Mantengo quindi questo motivo per tutta la riga, vado semplicemente a riempire i vuoti e a crearmi una seconda riga perfettamente diritta come ho fatto nella parte iniziale. Le righe pari verranno strutturate tutte quante in questa maniera. Quadretto successivo. Entro dove termina il cordino del colore precedente. Conto i miei 4 quadretti, 1, 2, 3, 4, vedete che
Non ci si può sbagliare, nelle righe pari soprattutto non ci si può assolutamente sbagliare. Proseguo per tutta la riga con il mio secondo colore. Prima di passare al terzo colore, voglio darvi un paio di informazioni che possono aiutarvi senz'altro. Sono andata già a marcare il mio fondo perché ho deciso di lavorarlo in una maniera differente. Per marcare i punti che comporranno il vostro fondo, dovete andare a misurare 15 cm a partire dall'estremità, marcate, e 15 cm a partire dall'estremità inferiore e marcate, quindi verso il centro vi marcate i due punti ai 15 cm. Se poi andate a misurare la distanza tra i due marker vi accorgerete che è esattamente di 7 cm, come il fondo che abbiamo stabilito di realizzare. Un'altra cosa che voglio dirvi, io ho deciso che la mia borsa, vedete, sarà identica lato per lato, quindi andremo a lavorare il primo pannello, dopodiché capovolgeremo la lavorazione e copieremo quello che abbiamo fatto sotto nell'altro senso, ma ci arriveremo più tardi. Intanto procediamo con il terzo colore. Per il terzo colore io replicherò la prima riga, perché è vero che il motivo che ho scelto di lavorare è costituito da 2 righe di lavorazione, ma io voglio realizzarlo con 3 colori differenti alternati, quindi andrò semplicemente a sconvolgere la regoletta continuando con il mio terzo colore la prima riga. Con il primo colore, che sarà il bordeaux di nuovo, realizzerò la seconda e con il ruggine realizzerò di nuovo la prima. Quindi, indipendentemente dalla riga che state lavorando, voi continuate a cambiare riga per riga il colore di lavorazione. Mi inserisco sempre da sotto dove sbuca il cordino del colore precedente e andando appunto a replicare la prima riga composta da 3 quadrettini, vado a reinserirmi nel terzo quadrettino contando come primo quello dal quale fuoriesce il cordino. Un piccolo trick: quando finite il segmento di cordino, vi faccio vedere, eccoci, non ho finito la riga ma ho terminato il cordino. Questo perché ovviamente non possiamo con sicurezza stabilire quanto cordino ci servirà per realizzare una o più righe, quindi andremo a tagliare random dei segmenti. Qualora dovessimo trovarci in una situazione del genere, ci basterà prendere un altro segmento di cordino più o meno lungo, non importa, perché poi ci riallacceremo con le codine nelle righe successive ed entriamo sempre dal retro. Vedete, io sono ora sul retro verso di voi, sempre dal retro nel punto che ci manca, lasciandoci una codina e facendo un nodino tra le due per mantenere in tensione il cordino. Potete cauterizzare già da subito questo nodino oppure aspettare, io lo farò in un secondo momento. Una volta riportatici sul dritto, possiamo proseguire tranquillamente il nostro lavoro. Per non lasciare spazio ad alcun dubbio, vi faccio anche vedere come riagganciarci con un nuovo colore se abbiamo una codina. Io devo proseguire e fare la quarta riga di lavorazione con il bordeaux. Inserisco l'ago nella codina del colore che mi interessa e poi ricomincio partendo dal solito punto. Il retro si presenta in questo modo. Da qui ricomincio con i miei 6 quadrettini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proseguo questa e le righe successive alternando i colori fino a raggiungere la riga dove ho messo il marker. Eccomi arrivata
alla riga del marker. A questo punto vi ho accennato di voler lavorare il mio fondo, ovvero questa parte, in un modo differente. Infatti utilizzerò solamente il color bordeaux. La casualità ha voluto che mi trovassi già con questo colore e quindi proseguirò la lavorazione in 3 righe. Vi faccio vedere come. Ho contato i quadretti e ora li vado a marcare per sicurezza e anche per far vedere voi. Dal punto in cui rientra il cordino ho contato 6 quadretti, 1, 2, 3, 4, 5 e marco il sesto. Tolgo il marker da qui perché ormai non mi serve più. Dal quadretto marcato conto 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marco il settimo. Contando i quadretti che rimangono tra il marker che ho appena messo e quello che mi delimita la fine del fondo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi ho marcato 3 righe, una da 6 quadrettini, una da 7 quadrettini e l'altra da 6 quadrettini. Vado a lavorare queste 3 righe che saranno lavorate dritte, tutte con lo stesso colore. Ho semplicemente suddiviso questo pannello in 3 pannellini più piccoli perché andando a eseguire un segmento molto lungo di cordino rischio di perdere l'aderenza del cordino stesso alla rete, cosa che voglio evitare. Ho quindi suddiviso in maniera quanto più simmetrica possibile per garantirmi una perfetta aderenza. Detto ciò, procedo. Tolgo il biomarker, inserisco il cordino nel sesto quadretto, compreso quello dal quale fuoriesce il cordino della riga precedente, e comincio, sempre doppiando ogni segmento di lavorazione, a realizzare la mia prima riga. Arrivo fino alla fine, ho il mio marker dal quale poi far rientrare il cordino, eseguo la seconda riga, stesso discorso per la terza. Vediamo dopo insieme come realizzare la seconda parte del nostro pannello. Realizzato il fondo, proseguiamo il nostro ricamo dal lato opposto. Per farlo però, come vi ho anticipato in precedenza, voltiamo la nostra rete e con lo stesso colore col quale abbiamo iniziato la nostra borsa, iniziamo anche il pannello opposto. Andiamo a specchiare la lavorazione. Il bordeaux, quindi, entro dal retro col mio segmento di cordino e proseguo la mia lavorazione con 3 quadrettini ripassati 2 volte, poi andiamo avanti, 4, 5, 6, 5, 4 e via dicendo. Il secondo colore che utilizzeremo appresso sarà il ruggine, dopodiché il beige e così via in questo senso, in modo da ottenere 2 pannelli perfettamente identici una volta che la nostra pochette sarà assemblata. Completiamo il pannello ed andiamo avanti. Terminata la realizzazione del nostro pannello principale, procediamo allo stesso modo per i 2 laterali, che realizzeremo seguendo la stessa combinazione di colori per dare una continuità alla nostra borsa quando andremo ad assemblarla. Terminato anche questo procedimento, andremo ad inserire i ponticelli prima di foderare. Vedete, io ho anche cauterizzato e nascosto tutti i fili da tutti i miei pannelli lavorati. Prendiamo il ponticello, ho contato 15 quadrettini, mi vado ad inserire lasciando circa 1 centimetro dall'estremo margine nel sesto quadrettino dall'estremità con l'aletta e lo stesso faccio contando 6 quadrettini dal lato opposto, 1, 2, 3, 4, 5, mi inserisco nel sesto, prendo la piastrina e vado a fissare il ponticello fissato e finalmente è giunto il momento di pensare alla nostra fodera. Il procedimento per il taglio della fodera è lo stesso sia per quanto riguarda il pannello principale che per quanto riguarda i 2 laterali.
Prendiamo uno scampolo di stoffa e lo ritagliamo affinché ecceda di 1 centimetro perimetrale, vedete, il pannello che dobbiamo rivestire. Io l'ho già preparato, vi faccio vedere sia per quello che riguarda il nostro pannello principale del corpo borsa che per quello che riguarda il nostro laterale, i nostri laterali. Naturalmente i laterali sono 2. Vedete, qui eccede sempre di 1 centimetro perimetrale, più o meno naturalmente. E adesso andiamo ad assemblare. Io vi faccio vedere come procedo sul laterale. Ovviamente la stessa operazione andrà replicata sul pannello principale. Posiziono il mio pannello con il dritto verso il tavolo e la stoffa invece con il dritto verso di me. Inizio a rivoltare, quindi a piegare verso l'interno la mia stoffa. Non la fisso all'estremità ultima del mio pannello, ma rimango un pochino sotto, perché poi comunque qui andremo a rifinire la nostra lavorazione. Mi fisso in questo modo, quindi ripiegando su se stessa la stoffa, vedete come si presenta, tutto il perimetro, e lo vado a fissare con delle mollettine. Nel mio caso le trovo molto comode, quindi mi tengo ferma la stoffa con la mia mollettina. Prendo poi ago e filo ed inizio a incorporare la lavorazione in cordino alla mia stoffa. Prendo, muovendomi in senso laterale, vedete, non vado a bucare, ma vado a attraversare la lavorazione. Prima dalla parte del cordino e poi allo stesso modo dalla parte della stoffa. Vado nella parte interna, così, e attraverso la mia stoffa. In questo modo non si vede assolutamente nulla della cucitura che sto realizzando e vado così a continuare, riprendo il mio cordino sempre attraversandolo, quindi senza mai forare in maniera perpendicolare, ma piuttosto parallela. Procedo in questo modo per tutto il perimetro di entrambi i laterali ed anche del corpo principale della borsa. E giungiamo così alla preparazione della nostra chiusura da assemblare. Prendiamo il nostro uncinetto numero 3 e il filato di lavorazione. Io ho scelto il bordeaux per andare sempre ton sur ton. Mi inserisco con l'uncinetto nel foro angolare, mi passo il filo e lo porto all'esterno, mi ancoro con una catenella e realizzo 2 maglie basse in questo foro. Una e 2. Procedo con 2 punti bassi in ogni foro che mi trovo disponibile fino ad arrivare all'angolo successivo. Raggiunto l'angolo, realizzo i miei 2 punti bassi, 1 e 2, due catenelle per girare ed altri 2 punti bassi sempre nello stesso angolo, una sorta di aumento che ci consentirà di girare agevolmente la lavorazione senza tirarla troppo. Ecco fatto, vedete, ho girato agevolmente attorno al mio angolo. Ora dobbiamo portarci dal lato opposto ed eseguire la stessa operazione. Per farlo andiamo a realizzare un numero di catenelle che ci consenta di arrivare in questo foro senza tirare troppo la lavorazione, ma senza lasciarla troppo lenta allo stesso tempo. Io realizzerò 4 catenelle e poi, arrivata nei pressi del mio foro, realizzo altri 2 punti bassi.
1, 2 catenelle e ulteriori 2 punti bassi nel punto che fa angolo. Ecco qui. Quando eseguite le catenelle necessarie, ricordate che i primi 2 punti bassi prima delle catenelle dell'angolo andranno nello stesso lato delle catenelle, quindi non è necessario che con il numero di catenelle arriviate proprio all'angolo, basta anche leggermente prima, perché l'ultimo centimetro sarà occupato dai 2 punti che costituiscono la prima parte dell'angolo. Quindi 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse e procediamo di nuovo con 2 maglie basse in ogni foro che ci troviamo disponibile. La stessa operazione andrà fatta dal lato opposto, quindi 2 maglie basse in ogni foro fino ad arrivare all'angolo. All'angolo realizziamo 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse, giriamo, altre 4 catenelle nel mio caso, altri 2 maglie basse e 2 catenelle e poi ci agganciamo, perché le prime 2 maglie basse le abbiamo già realizzate all'inizio. L'ultimo punto, quindi ricapitolando, sarà costituito da 2 maglie basse, 2 catenelle e maglia bassissima per chiuderci. Ormai sapete, mi sono portata avanti ed ho già cucito il mio primo laterale. Vi faccio vedere come procedere per assemblarlo. Lo accostiamo facendo combaciare le estremità, vedete? E poi inseriamo il nostro ago, facendo attenzione a non rompere la rete, ed avvolgiamo il filo attorno alla stessa, quindi passiamo questa volta sopra. Proseguiamo così per tutto quanto questo perimetro. Sono qui col mio secondo punto che vado ad intersecare nel secondo quadrettino, vedete, sempre passando per la parte anteriore, in modo da far scavalcare la rete al cordino. Il procedimento in sé è molto semplice, richiede soltanto un po' di pazienza. Procediamo per tutto il perimetro, quindi andiamo ad incorporare i nostri 2 laterali e ci vediamo per assemblare la chiusura lampo. Con entrambi i nostri laterali cuciti ci accingiamo a fissare la chiusura lampo, che abbiamo naturalmente già imbastito, come vedete. Andiamo semplicemente, come abbiamo visto fare per i laterali, a cucirla con lo stesso metodo. Filo, ago e partiamo. Ovviamente la parte in eccesso andrà nascosta sotto, in questo modo. Qui possiamo scegliere o la lasciamo in vista oppure ripieghiamo anche questa parte. Parto da un punto qualsiasi e mi inserisco col mio ago, prendendo la rete e la porzione del cordino che ho fissato alla mia chiusura. Lascio una piccola codina e procedo, mi sposto. Ovviamente i punti che ho realizzato ad uncinetto saranno più lunghi rispetto ai quadrettini, quindi se sarà necessario entrerò più volte nel punto realizzato ad uncinetto e poi cambio quadretto. Con molta pazienza finiamo anche quest'ultima bordatura. Con la zip cucita ecco come si presenta il nostro progetto terminato.
Ho naturalmente montato per ultima la tracollina in palette, vi faccio vedere come i colori sono richiamati ampiamente dal motivo che ho scelto, e questa è la nostra borsa terminata. Le misure sono 15 x 26, la andiamo ad aprire per vedere come si presenta all'interno ed è completamente foderata, super capiente. Io ho scelto di mettere sotto all'interno le alettine e di lasciare questa qui invece in vista, intanto perché è molto carina, è rifinita veramente molto bene, e poi per avere comunque più comodità nell'apertura e nella chiusura della mia borsa. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video ed anche a lasciarmi un like. Vi invito inoltre come sempre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio il link in descrizione e nel primo commento utile. Vi anticipo già che il prossimo tutorial sarà un piccolo gadget da abbinare a questo progetto, quindi andiamo a creare un piccolo coordinato. Vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento al prossimo tutorial.